La dinamica del pancreas di Gerardo Dorico, lettura di Fabio Giua, audiolibro prodotto e curato da Benist, Onde Letterarie e Audiolibri. Il carcere è stato lasciato dove il cuore non c'era o non c'entrava niente. Il tuo spot ti invita a tradirti o cosa? Il classico ci porta: era chi della sua ultima rapina o usurpazione, ma noi siamo già stati numerati con un codice a barre, articoli o codici in parole che durano almeno un intero giorno. Solo con un piano non si riuscirà mai a uscire da questo habitat. L'Italia pulsa male, ormai qui siamo tutti anarchici corretti. Chi si muove è già morto o pugnalato. Mi sembra uno dei migliori istituti di non si muove una foglia. Quando i nostri ricordi se ne vanno già lassù nei loro superpoteri, dove comincia la loro società per azioni SPA, l'orrendo è chiaro in troppe cose, troppe confusioni. Gli umani, gli integri, vuoi sapere quando sono stati inaugurati? Mai. Deve ancora cominciare. Dopo un pasto cominci a sentirti meglio. Amaro o aspro, sei un amaro di qualità, di marca. Sei una cosa trapassata. Sai, di qua tutti si conoscono benissimo. La confusione fa parte sempre di quella cosa che ci fa studiare. Saltiamo dal morto al trapassato futuro. Nel pomeriggio il silenzio è tutto. Nessuno ha capito il male. Non lasciarlo nell'inganno di essere tu e una trappola forte alla tua esperienza dove non pensi d'essere. Allineati, alienati, la tua legge diventa la formalità. Quintali di idee soppresse. Quei mostri sono creature oscene. Chi agisce in un senso non può fare una cosa parallelamente contraria. Chi non sarà sconfitto, il male lo è nel momento stesso in cui lo scrivi. Chi lo sa il perché non sarà successo, forse siamo noi le evidenze, gli umani della produzione indicata. Non parli con il tuo prossimo oggi. Non sei mai stato in Canada. Troppi tabù non vedono che strette parole. E sorge un sole maligno che non si capisce cos'è il bene. Tu pensi sia lì invece e dove nessuno dice d'essere o tutto questo sarà cancellato. Vince il potere di chi esiste o di chi l'ha fatto, e però non se ne parla più. Potrebbero passare ancora anni e tutti vivranno ancora per il male. Poi, scusa, perché non parli? Forse non puoi rialzarti da questo vortice infinito. Di certo è il giorno di ieri che ti ha tradito. Vedi, esiste solo la strada. Dove e quando? È di certo una storia d'altri, ma tu dove sei? Bisogna non credere nella morte in vita. Un racconto di bambini che diventano mai cresciuti e si devono curare in un carcere. Una tragedia di altri cari che succede oggi in casa, o un altro dramma dove nessuno resterà, altrimenti saremo in un unico posto. Così si voleva che la gioventù chiamasse dove sono le persone e si conoscono tutti. In altro modo a evitare leggi d'appartenenza sulle altre persone e via così per tutta la giornata. Vivere nel male. Non lo dici quel che pensi. Ritornare indietro per dove? Allora non era quella la strada. E non si dice neanche. Gli umani si sono persi perché non serve fare un male. Chi ci ha chiuso perché non ce la faremo? Non vedi che non era un problema tuo privato? Delle persone si sono perse per il loro come singoli si incontrano, mentre i prossimi si discostano. Strabiliante non fumare troppo. Odio quelle idee da bene che fanno passare il pensiero presente per uno stato di passaggio. Quando ci sono tanti lui, tante lei, non un solo personaggio anche malevole solo nella nostra città, tanti per ogni posto o casa, è così che evitiamo. Cosa sarà successo al digiù o al digiuno? Un punto e non ti resta che respirare. Senti com'è cara l'aria. Cos'era vero per me da qualche parte anche ora sarà vero. Respira a fasi, fumi o hai un fascio qui inquiete, un attacco alla politica, alle 20 di sera che è peggio di... Non si capisce che il vuoto ha tema. Le gravi perdite di tempo, 10 anni ancora o guardalo per tutta la vita un tuo volgare. Disintegrati per andare dove, dopo hanno deciso di non parlare più. Cosa succede alla noia di quel che dovrebbe essere oggi senza problemi. Guarda quanta gente e sei già in un reato contro le persone. Noia romana. L'oggi e il domani, tu cosa credi di vivere in Calabria? Il nostro software per campare sbagliato o hackerato, più anche chi te lo dice, la separazione dei beni si dovrebbe chiamare questa cosa che gira per la città. Non, caro cittadino.
Il gusto delle cose buone e vere, quello delle cose cattive. Le cose che puoi sapere sono quelle che sei capace di capire prima ed è già tutto sbagliato. Il brutto di già, così come la morte fa parte della tua vita. Un atto di denuncia supera tutto, sai. Si vive bene o nel bene, anche solo poiché sarà avvenuta la sera, come la sorpresa con i guai che la vita ti diceva. Così comincia il discorso di quel che hai vissuto, di quello che non hai fatto perché sei stato. Hai visto quante persone entrano in noi e dicono è qui la festa. Loro sono forti e vincenti. Sei stato denunciato, eppure tutti vogliono fare come te o io. Domani sarà tutto illegale. Chi vuol parlare se lo arrestano subito dopo aver aperto la bocca. Certo che saranno problemi di altri. Oppure la nostra parola, la bocca, sono sporche. Vuoi la pace, ti devi chiamare. Presto, che non dura 10 minuti il carcere, o dove ti eri perso, perché eri troppo compromesso. Senti un rumore? Ok. La maggior parte dei problemi saranno uguali per tutti. Meglio andare a completare la serata in cucina. Ok, il discorso era lungo, dalla confusione si rischia di non fare niente. Troppe cose non dette, ma sai, non sono state fatte. La soluzione è oltre il male. Una dichiarazione di non appartenenza a essi, poi ti trovi. Vero. Quel rumore che senti vuole entrare in casa tua come in ogni abitazione della città. Il male non si può parlare, mentre lì vedi che passano veloci sotto casa tua. Remissivamente, ogni, sempre, e ancora quei problemi che i soliti si cacciano. Quel che non si sono mai detti è l'impossibile facile, dove qualcuno scappa dalla sua realtà. Il concreto delle persone universalmente opposto alla nostra idea di giorno. Il mondo cesserà di esistere. Hai qualche idea al riguardo? Problemi indicibili, con spiegazioni senza parole. La soluzione sarà andare senza fermarsi, problemi inesistenti, dei loro, senza la testa, ostacoli puri. La legge governa sempre anche dopo che rivedrai la luce del giorno. Il quesito che ti ha posto non è tuo, vedrai domani. È un questionario nazionale, non c'è nessuno nella stanza. I loro stessi amici non superano il male e sono il male. Cambiamo argomento con «Allora Mambo». Siamo già finiti e dobbiamo pagare. Lo so, non si deve parlare, ma si può ridere della nostra esperienza che nessuno dice reale. Si guarda da un'altra parte, poi si vedrà dove o cosa penserai domani, dove qualcuno crede. L'impotenza dell'ignoranza, quello che non vuoi, esperienze o cose orrende dove viviamo in Calabria. Ti credevi ci fosse una lettera di nero su un foglio bianco, invece non c'era niente. Però esisteva l'inferno e la morte più della carne e degli organi addosso. Invece niente più di niente, soli. Proseguendo continua una serata che poi finisce. Vedrai la luce di un nuovo giorno, meglio la legge e, insomma, non sarà niente domani, ma almeno un giorno in meno sulla terra, il riposo di una giornata di lavoro. Mi sembra sia ora di questo ennesimo omicidio dormire. Cos'è un reato penale? Bipolare, questa sera non ho proprio niente da fare. Scrivo per dirti di questa sera talmente lontana che le parole si sono perse. Non ci sono più motivi da vivere qui, dove si dice d'essere presenti nel mondo, dove si vive nemmeno di cosa si pensa. Chi supera ha le chiavi, quindi dove resti e dove essere vivo o morto. Dei ricordi e di cose passate, il disgusto o la riconoscenza di cos'era per dirti che ci hanno fatto il male, e forse lo sai dove credi di vivere. Allora vedi cosa hai sbagliato o perché non si ritorna. Gli altri non ci sono per riconoscere quei problemi, che non si trovano, non si ricercano, si dice dove ti sei perso. Siamo grandi oramai. Il nostro tempo molto passato nel futuro sarà una notte dove chi vuole non lo fa. Riposati, non saranno affari nostri. Se non agisci contro te stesso o non fai il male a qualcuno, cosa può la normalità? Sembra piacevole vivere qui tanto caro. Forse mi conosci, non ti dico più niente. Dato che non sei qui e quelle mi sembrano forbici ma non hai perso, non ti sei smarrito. Ci dovrebbe essere un medico per il resto. Non ci supponevamo nemmeno una società dove dovevamo far tutto noi, dove non si parla per non commettere errori o se perdi hai perso per sempre. Quindi fai attenzione. Ricordi, serve uno stop se vuoi capire cosa sta succedendo. Lì devi evitare gli orrori o cosa stanno dicendo persone che non hanno pensato. Il codice delle parole sono i fatti che non cambiano. Saranno anni che funziona, ma è sempre meglio riposare, evitare, non fare insomma,
Il contatto sarà una perdita. Sabato sera cosa hai fatto? Durante la settimana o ti sei sposato? Cosa non sostieni? L'irrisolto è anche mentre tutto ha un nome. Tutte le cose descritte, ma solo qualcuno ne parla di una realtà molto pesante per la tua vita e i doveri pubblici, tranne che per testi secolari. Oggi così, domani chissà. Ancora credi che io non vedo? Guarda, non sarà lo stesso di loro cosa hanno perso. Sono situazioni incongrue dove tu non ci stai, ma crescerai e capirai fino alla fine. Continua la vita. In qualsiasi secolo vivi, di sicuro sarà quell'ombra oscura sopra e intorno a te, che fa finta di non conseguirti per entrare dentro di te poi stasera. Sai, da questa parte la sera è molto particolare, piena di umani il giorno che non hanno fatto niente per delle solite e gravi questioni. Di chi sarà la colpa? Saremo un po' trasandati per dire questo. Ognuno di noi sa come tante e colorate altre cose. La colpa resta di quel di cui già si diceva tempo fa, credo. Cos'è successo per dire d'essere riconoscibile è già da tempo lo stesso, non da 5 minuti o 10. La trasparenza del nostro corpo è un'altra cosa. Ci si ripara per non perdere sangue tutto il resto del giorno. Ed era già tutto così come volano le foglie d'inverno, le vie e le strade con il buon gusto di quel che era. Scusa, ma i lavori vanno fatti. Da soli, nel nostro piccolo gruppo, ti puoi sbrigare solo questioni che sanno di Stato e gli occhi appagano, o sempre la solita confusione dei giorni passati, ora sicuri di parlare d'altro e che gli altri non parlano di loro perché è troppo. Sono delle sanguisughe e cose che non si dicono dagli errori o dalla semplicità. Così abbiamo perso, cioè non possiamo essere chiamati se non davanti a un avvocato da come ci hanno sistemato. Non sarebbe meglio accendere la televisione? Vado a vedere se è rimasto del caffè in cucina, nel riepilogo di una settimana dove il mondo non resterà. Quel che vuoi sapere non resterà dentro di noi. Il primo istinto, il resto della terra che ci ruota attorno senza oppure con noi. Vitamine o medicine, del resto se guardi dove non esiste non ingerire. Cosa fare o cosa ci darà l'aria, i sensi, l'impulso, l'espressione, meglio non essere polemici, il tempo, i temporali, l'oggi e di ieri, sono già fatti di cosa succederà. Ciao, G. Grazie per aver ascoltato con noi. Se l'audiolibro ti è piaciuto, lascia un mi piace, un commento e, se vuoi, iscriviti e attiva la campanella per rimanere aggiornato sui prossimi contenuti. A presto e buona continuazione!